Ben ritrovati, siete sempre sul canale YouTube MFJ Italia, io sono Luca Italia Whisky 7 Eco Quebec, ambasciatore MFJ per l'Europa e per l'Italia. In questi mesi ho recensito e ho prodotto alcuni video all'interno dei quali vi ho mostrato alcuni articoli della MFJ, diciamo generalmente i più conosciuti: alimentatori, analizzatori d'antenna e accordatore. Ora è arrivato il momento di presentare un articolo altresì importante all'interno di una stazione radioamatoriale, ovvero il microfono. In questo video vedremo e recensirò il microfono da tavolo preamplificato con comprensore MFJ 299. Vedete qui che bellissimo equalizzatore grafico con 4 tagli di frequenza. L'ho usato all'interno della mia stazione con ben 3 apparati della Kenwood, quindi un VHF, un HF e un veicolare, e ha dato risultati eccezionali, ha funzionato alla grande, quindi ben al di sopra di quelle che sono state le mie aspettative. Quindi restate sintonizzati, ma soprattutto prima di andare avanti nella seconda parte del video con la recensione, cliccate subscribe e lasciate appunto un like, magari anche un commento, sarò lieto comunque di rispondere a quelle che sono le vostre curiosità e le vostre domande. Passiamo ora alla seconda parte del video, stay tuned. Microfono da tavolo MFJ 299 con compressore ed equalizzatore grafico. Siamo passati ora alla postazione, siamo di fronte alla mia stazione e passiamo a quella che è una descrizione visiva del microfono. Partiamo con i tasti alla sua destra. Qui abbiamo il lock, quindi il PTT con blocco, poi abbiamo il PTT normale senza blocco, poi abbiamo un deviatore a slitta power, quindi per l'accensione e per il controllo del livello delle batterie attraverso questo V-meter, un altro deviatore a slitta per regolare il livello di compressione, e poi abbiamo questo regolatore per l'uscita del compressore, e infine abbiamo un altro deviatore a slitta output ABC che vi descriverò a breve. Tutta alla sinistra del microfono troviamo l'equalizzatore grafico che ha 4 tagli di frequenza, i 2000 Hz, i 1000 Hz, i 540 e i 270 Hz. Poi abbiamo la possibilità del gambo mobile, quindi la possibilità di regolare l'altezza del microfono in base a quella che è la vostra distanza e postura rispetto alla stazione. Poi abbiamo qui dei pulsanti, ecco, mi metto più a favore di camera, allora up and down per regolare diciamo per le memorie, quindi per muoversi all'interno delle memorie o del VFO. Poi abbiamo il pulsante call, VFO, MR e PF. Che cosa serve questo deviatore a slitta output? Qui abbiamo le 3 uscite ABC perché corrispondono a quelle che sono le uscite microfoniche ABC. Allora, questo microfono viene venduto, viene fornito, o meglio non viene fornito di nessun cavo di connessione microfonica. Ci sono i cavi accessorio come questo, ok, questo nello specifico è per Kenwood perché io ho apparati Kenwood, e sul deviatore B appunto è per gli apparati appunto Kenwood. Quindi noi abbiamo il deviatore A per i ricetrasmettitori ICOM, poi abbiamo il deviatore B per gli apparati appunto Kenwood e la posizione C per i ricetrasmettitori che sono della Yaesu. Il manuale dice che comunque non sempre, o perlomeno non sempre, questi tasti funzionano, scusate il gioco di parole, con il ricetrasmettitore. Io questo microfono l'ho usato con 3 ricetrasmettitori Kenwood separati, funzionano bene, diciamo tutte le funzioni tranne questi tasti funzionano sia per il VEU base sia per l'HF,
ma questi in particolare funzionano con il veicolare il D700, quindi il manuale vi avvisa che comunque potrebbero non funzionare perlomeno questi tasti, perché up and down funzionano con tutti gli apparati. Il microfono funziona con una pila a 9 volts, anche se ovviamente parlo per gli apparati Kenwood, ma immagino sia la stessa cosa anche per le altre marche, c'è la possibilità di ricevere l'alimentazione attraverso il connettore a 8 pin, se ovviamente il vostro ricetrasmettitore è predisposto. Io nella fattispecie ho scollegato l'alimentazione perché preferisco che l'alimentazione sia solo ed esclusivamente con il microfono, anche perché ci sono apparati che hanno l'alimentazione sul connettore, apparati che invece non ce l'hanno, quindi per evitare diciamo di uscire pazzo per capire che tipo di alimentazione utilizzare, ho tagliato la testa al toro, utilizzo la batteria interna e vado bene così. Allora, abbiamo detto lock e PTT. Questo deviatore è per l'accensione. Allora, nel momento in cui noi accendiamo c'è la possibilità di fare un check sulla batteria, il V-meter si alza, verifica quello che è il livello di carica della batteria. C'è il LED on air, come vedete, che lampeggia sempre, che vi indica appunto che il microfono sta funzionando. Poi si passa su on ed è l'accensione. Come vedete, prova, il V-meter funziona e diciamo vi dà un impatto diretto di quello che è il livello di uscita. Il manuale raccomanda, quando si usa il compressore, che non si vada mai oltre lo 0, perché altrimenti ci può essere troppa saturazione che renderebbe non gradevole il vostro audio. Poi c'è il livello di compressione. Il livello di compressione può essere utilizzato in posizione alta quando si ha, diciamo, un tono di voce molto soft e si ha un guadagno di 45 dB. Nella posizione media si ha un guadagno di 35 dB ed è sostanzialmente ottimo per i normali appunto QSO, quando si parla con un livello di, diciamo, di voce normale. Basso è di un guadagno di 10 dB ed è molto importante quando si parla molto vicini al microfono ed è ideale quando si opera in zone appunto rumorose, quindi low. Questo è il livello, ovviamente il potenziometro per regolare il livello di uscita, sempre facendo attenzione a non superare lo 0. Poi passiamo alla parte dell'equalizzatore grafico. L'equalizzatore grafico è uno strumento che vi aiuta ovviamente a capire o a regolare quello che è il livello di audio, a seconda che voi stiate facendo un QSO normale o appunto un DX. Abbiamo detto che ci sono i quattro elementi, quindi c'è la possibilità di andare da più 12 dB a meno 12 dB. Questo è il range di regolazione che abbiamo grazie a questi 4 cursori appunto slide. Allora, se il nostro tono di voce è un tono di voce basso, il taglio di frequenza 270 e 540 kHz devono essere, diciamo, regolati verso il basso. Se operiamo stiamo facendo qualche DX, è raccomandato invece che il taglio di frequenza 1000 e 2000 Hz siano posizionati appunto verso l'alto. Poi dovete trovare voi, diciamo, il migliore compromesso, sempre tenendo presente appunto il V-meter. Se invece state facendo un normale QSO, diciamo che possono essere lasciati tranquillamente al centro. Quindi giocando, ripeto, con questi tagli di frequenza si può avere un incremento di 12 dB in uscita, sempre però facendo attenzione a non superare quello che è lo 0 che viene indicato sul compressore. Nel momento in cui, vedete, c'è comunque un segnale sonoro che accompagna il pigiare del PTT e niente, questo è quanto. Io l'ho utilizzato con soddisfazione, ripeto, con tre apparati sempre della Kenwood, uno base VEU, un apparato HF e poi un veicolare.
Questa è quella che è la, molto bello, nero matto con parti in plastica nero lucida. Ecco, questo è il microfono. Poi in un altro video vi farò vedere più che il funzionamento, cercherò di registrare quella che è l'uscita audio del microfono, e quindi vi farò vedere la differenza giocando sull'equalizzatore grafico, e quindi ciò che si va, le regolazioni che possiamo fare, che siamo in grado di poter fare con questo microfono. Niente, questo è un altro strumento della MFJ che sicuramente ci permetterà di divertirci all'interno della nostra stazione, abbinato ovviamente ad un ottimo ricetrasmettitore e soprattutto un'antenna performante. Non escludo che ci possano essere molte soddisfazioni. Questo è quanto per il momento, vi saluto, lasciate un like su questo video se vi è piaciuto, e vi do appuntamento al prossimo video, sempre sul canale YouTube MFJ Italia. 73, grazie, ciao ciao. MFJ, the world leaders in ham radio accessories at mfjenterprises.com.